Oggi sono a bordo di una BMW M4 Competition F82 prodotta dal 2016 al 2020. È equipaggiata con un gioiellino della meccanica, l'S55B30, ovvero il 3006 cilindri in linea biturbo da 450 cavalli e 550 Nm di coppia. Va da 0 a 100 in 4 secondi e 3 con una velocità massima autolimitata pari a 250 km/h, sbloccata a 270 grazie al Competition Pack. Il peso totale è pari a 1600 kg circa, 80 in meno della E92, ed i consumi si attestano sui 10,7 km/l nell'utilizzo combinato. Ovviamente quando si va pesante sul gas calano vertiginosamente. Soffermiamoci subito sul meraviglioso 6 cilindri in linea che equipaggia questa bellezza. Si tratta di un motore completamente nuovo, progettato partendo dal foglio bianco. Erroneamente è considerato una derivazione dell'N55. Tuttavia le uniche analogie tra i due sono le misure di alisaggio e corsa, per il resto è tutto nuovo. È stato totalmente riconfigurato sotto ogni punto di vista per soddisfare le alte prestazioni richieste. Il sistema di alimentazione diretta, della distribuzione bialbero e della fasatura variabile sulle auto aspirazione e scarico hanno ricevuto tarature completamente nuove, mentre tra le novità più tangibili troviamo il basamento closet deck per ottenere una superiore rigidità strutturale e l'albero a gomiti in acciaio fucinato. Nuova anche la coppa dell'olio in lega di magnesio, così come bielle pistoni rivestiti in LDS, un materiale antiattrito che consente alti regimi in totale sicurezza. Passando alla sovralimentazione, i due turbocompressori sono di tipo monoscroll, progettati per ridurre al minimo il turbo lag, missione effettivamente compiuta da BMW. Si tratta infatti di una sovralimentazione a doppio stadio, con un turbo più piccolo che spinge i bassi ed uno più grande per gli alti regimi. Lo stesso possiamo trovarlo anche sull'M3, divenuta berlina con l'avvento della nuova nomenclatura. Il cambio è l'MDCT, automatico sequenziale a 7 rapporti, optional in quanto di base è previsto il manuale a 6 marce. Si guida praticamente da sola, estremamente precisa ad ogni innesto e scalata. BMW ha poi deciso di sostituirlo per la nuova G82 con lo ZF 8 rapporti, che è un cambio meraviglioso, già equipaggiato sull'M5 e sull'M8, per una ragione molto semplice: il DCT preseleziona una marcia alla volta, mentre lo ZF le preseleziona tutte. Dunque su questa M4, se volessi fare una doppia scalata, l'innesto risulterebbe lento. Sulla nuova M4 sarebbe fluido, come se il cambio se lo aspettasse. Sembra poco, ma in ottica di un impiego su pista fa una differenza enorme. La trazione è ovviamente posteriore, con un differenziale a slittamento limitato. Devo dire che sorprende in quanto intelligenza e discrezione. In modalità comfort segue il comportamento dell'auto offrendo il massimo dell'aiuto, mentre in M-Dynamic permette di sovrasterzare in totale sicurezza a patto di non esagerare col gas. Con i controlli spenti non perdona più di tanto, nonostante sia comunque molto addomesticata, dall'elettronica che gestisce praticamente tutto, dalle sospensioni alla wastegate fino appunto alla percentuale di bloccaggio del differenziale. L'M4 F82 fa il suo esordio nel 2013 a Pebble Beach con la concept che determinò il passaggio di denominazione da M3 a M4. BMW applica da sempre una numerazione pari alle coupé, cabriolet e roadster, mentre quella dispari a berline e station wagon.
Decisi appunto di estendere tale criterio ai modelli di fascia inferiore ed ecco sparire la sigla M3 per la tipica coupé tutta potenza in favore di M4. Realizzata sempre a scocca portante, risulta più leggera dell'E92 in quanto svariati componenti come il tetto, i bauli, la barra a duame anteriore e l'albero di trasmissione sono realizzati in CFRP, garantendo un notevole risparmio di peso. Il comparto sospensioni in lega di alluminio prevede un avantreno a doppio snodo e un retrotreno multilink a 5 bracci, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barre antirollio. Lo sterzo a cremagliera con servo assistenza elettromeccanica per la prima volta su M4 ed M3 risulta preciso in ogni setup. Il cambio netto nello storico del modello riguarda il propulsore, per la prima volta sovralimentato. Il vecchio cattivissimo vuoto aspirato fa spazio agli 6 cilindri in linea che, come da tradizione, accompagna il marchio dell'Elica. Esternamente ha un design a mio parere impeccabile, è perfetta sotto ogni punto di vista. È sinuosa, affilata ed aggressiva, con i frontali inconfondibili con ampie prese d'aria che garantiscono un raffreddamento ottimale ed una maggiore aerodinamica. I reni centrali sono ancora della dimensione giusta ed i fari LCI offrono una linea davvero cattiva, il tutto condito dalla leggera bombatura sul cofano. La linea laterale è muscolosa quanto pulita, accentuata solo dalla piccola presa d'aria posta al termine del passaruoto anteriore. Il posteriore è dominato dal diffusore che ingloba i 4 terminali di scarico, qui neri in quanto facenti parte del pacchetto Competition. I gruppi ottici, aggressivi quanto gli anteriori, ben si raccordano alla coda efficacemente corta. Insomma, in quanto a linea è una coupé di assoluto riferimento. Internamente, ahimè, non fa sobbalzare il cuore alla stessa maniera. Se si è pratici di BMW, lo stile è sempre lo stesso. Eccezione fatta per alcune rifiniture che informano di essere su un modello di alta fascia. Molto belli i sedili avvolgenti con il logo centrali, anche il volante sportivo è tutto sommato piacevole e della giusta misura. Per il resto è il solito allestimento con i soliti materiali, sia nella plancia che nel tunnel centrali. Ogni volta che salgo su una BMW mi dà sempre la stessa sensazione: sostanza e poca apparenza, come se l'attenzione fosse più alla performance anziché all'estetica. In teoria è in linea col mio modo di intendere l'auto, in pratica non riesce mai a convincermi nel comprarne una. Con un prezzo a partire da 80.600 euro, l'M4 Competition rappresenta la quintessenza della coupé sportiva. Oggi come oggi potete trovare delle ottime offerte tra l'usato, con esemplari sia di M4 standard con 431 cavalli, sia di Competition poco chilometrati a circa 50.000 euro. Obiettivamente sono soldi ben spesi per quanto offre globalmente. È una delle poche auto alla quale non riesco a trovare dei difetti degni di nota. Forse il sound è un po' poco incisivo, ma con una bella linea nuova si sistema tutto. Va veramente via di culo, va veramente forte e sembra di essere fermi. Questa da multe è una roba incredibile. La BMW M4 Competition mi ha a dir poco entusiasmato con il suo comportamento furioso, come un puro sangue che però permette di farsi cavalcare. Ha tantissima potenza a disposizione, su queste strade con questo clima non si riesce nemmeno a scaricare tutta senza correre qualche rischio, ma in linea di massima non ti obbliga a guidare con il coltello tra i denti. Insomma, è una coupé fantastica che risponde esattamente alle aspettative di chi la guarda e la desidera. Il 6 cilindri in linea biturbo spinge come un pazzo fino a 7600 giri. L'elettronica permette anche ai meno esperti di divertirsi, offre 4 posti comodi con un bagagliaio più che sufficiente. Se volete una sportiva come Dio comanda, questo è il cavallo sul quale puntare.